Eccoci, dovrebbe funzionare tutto, vediamo un po'. Test, test. Tutto sembra funzionare. Buongiorno, benvenuti. Benvenuti in questo webinar in cui parleremo di Ramsete Software, un software di modellamento acustico, di simulazione acustica, che rappresenta un'eccellenza tutta italiana, perché è stato il primo software ad utilizzare uno dei più moderni metodologie di modellamento acustico, il Pyramid Tracing, che d'ora in poi in questo webinar sarà denominato Pyramid Tracing, a scanso di errori di pronuncia. È un'esperienza, è una tradizione, è una scoperta tutta italiana di cui ovviamente vado orgoglioso. Ecco perché ci tenevo ad illustrarvelo per grandi linee, per carità, io stesso non sono un esperto di CAD, queste cose qui, insomma, quindi eppure lo trovo molto molto semplice e intuitivo, insomma. Quindi ci tenevo a presentarvelo per grandi linee e ovviamente l'argomento sarà preceduto da, come mio solito, da alcune introduzioni di carattere generale che reputo utili all'argomento. Il webinar sarà in italiano. Nel corso dello scorrimento delle varie slide troverete, gli amici non italiani, dei testi in inglese che aiuteranno alla comprensione del webinar. In ogni caso sarà pubblicato sul mio canale YouTube l'intera registrazione unitamente a sottotitoli in inglese se sarà possibile. Dicevo Ramsete eccellenza tutta italiana perché il metodo è stato il primo ad utilizzare il metodo del pyramid tracing ed è un software che nasce in seno alle eccellenze e alle menti dell'Università di Parma. Adesso non conosco bene la storia di chi ha scoperto cosa o ha fatto cosa, insomma sicuramente la personalità di spicco che ruota intorno all'esperienza di Ramsete è quella del professor Angelo Farina, che ringrazio ovviamente come sempre per la cortesia, per l'attenzione, per il supporto. Nel corso delle slide, così come è avvenuto anche nei precedenti webinar, troverete molti riferimenti al suo materiale e molte slide saranno estrapolate proprio dal suo materiale. Prima di parlarvi di Ramsete, quindi prima di questa panoramica, consentitemi quindi una breve introduzione sui software di modellamento acustico in generale, sulle varie metodiche di modellamento che si sono alternate nel corso dei decenni. E come sempre partiamo dalla fine perché voglio innanzitutto chiarire una cosa: quando parliamo di software, quando parlo di software di modellamento acustico, non parlo certamente di quei software, seppure validi, che vengono forniti a corredo della vendita degli impianti, almeno la maggior parte degli impianti per installazioni fisse o per live concert, eccetera. Questi sono strumenti abbastanza semplici che fanno predizioni solo sulla componente diretta del fenomeno sonoro per la maggior parte e con tutti i limiti insieme ad altri software più complessi come vedremo nelle prossime slide. Quindi un'attenzione solo alla componente del fenomeno diretto, alla componente diretta del fenomeno sonoro che ovviamente si estranea da quello che è il contesto della complessità della realtà intorno, insomma, l'acustica della sala, la sala stessa non viene considerata più di tanto, ecco, nella predizione acustica, così come avviene invece in altri software, quelli di cui parliamo, che rappresentano un po' il riferimento del mercato in questo settore, come ad esempio ISE di AFMG, Cat Acoustic, che è stato uno dei primi ed è uno anche dei più completi, anche se a dire il vero, onestamente, anche uno dei più complessi da utilizzare, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Però ecco, è quello che di gran lunga magari quando ho tempo preferisco di utilizzare. Odeon, un recente software molto valido,
Non posso non consigliare e citare ovviamente Modeler di Bose, un software che rientra in questa categoria pur essendo gratuito. Viene fornito a corredo dell'azienda a supporto per la vendita dei propri prodotti, ma può essere impiegato all'occorrenza anche in altri ambiti, insomma, con le dovute cautele. E anche Ramsete, che vedete lì sulla destra, software tutto italiano, ripeto, su cui si concentrerà l'attenzione verso la fine del webinar. Insomma, ecco. Una cosa che devo chiarire è che tutti questi software, quelli appartenenti al primo gruppo, ma anche questi più evoluti, che costano tra l'altro anche tantissimo, perché ovviamente fanno riferimento a conoscenze specifiche, a professionalità specifiche del mondo dell'acustica, no? Anche questi ultimi, come i primi, nessun software potrà mai, come dire, esprimere la bellezza, la complessità, il gusto della realtà, ok? Nella sua interezza. Il nostro percorso, il nostro obiettivo nel Sound System Design è quello di creare, proprio con l'aiuto di questi strumenti, un modello della realtà che stiamo studiando e manipolarlo affinché sia il più simile possibile alla realtà misurata. Lo strumento che ci viene in soccorso in questo, che caratterizza le nostre scelte, che caratterizza le nostre procedure, è la misura della Room Impulse Response, che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi webinar come signature specifica della sala in cui siamo immersi. Ogni sala ha la sua specifica Room Impulse Response. Ogni punto della stessa sala ha la sua specifica Room Impulse Response, e questo ha le conseguenze di cui vi ho resi edotti nei precedenti webinar. Room Impulse Response, quindi la fondamenta di tutte le misure del Sound System Design. In essa, in questo sguardo in termini di ampiezza, di distribuzione energetica nel tempo, troviamo tutti i contributi del campo sonoro in cui siamo immersi, tutti i contributi e le relazioni reciproche fra questi campi sonori del fenomeno sonoro nel suo complesso che stiamo vivendo. Direct field, early energy, late energy, background noise. Poi sono le grandezze energetiche che siamo chiamati con equilibrio, saggezza, esperienza, intuito e misure a manipolare. Questa signature, una volta ottenuta nel modo giusto, una volta processata nel modo giusto, rappresenta la controparte tecnica dell'ascolto. Ecco perché è importantissima la Room Impulse Response. Ottenuta la Room Impulse Response, essa può confermare o meno il nostro intuito, una nostra esperienza, fattori decisivi nel Sound System Design. In essa ritroviamo tutte le informazioni acustiche relative alla sala, e quindi da essa riusciamo ad estrapolare dei dati obiettivi che aggiungono obiettività alla soggettività, possiamo così dire, no? All'intuito e all'esperienza di cui parlavamo precedentemente. Questi dati oggettivi, i parametri acustici ad esempio, possono essere confrontati con degli standard, possono essere introdotti nei software di modellamento acustico di cui stiamo parlando per adattare il modello, per calibrarlo rispetto alla realtà misurata, possono essere scambiati con altri protagonisti e attori nel mondo. Una Room Impulse Response può essere catalogata per future esigenze, quando la tecnologia magari ci regalerà processi più avanzati di analisi. Può essere catalogata, conservata per esigenze di future, ad esempio, ristrutturazioni fedeli anche al clima acustico originario di ambienti, di sale, eccetera, di teatri. L'espressione più alta del Sound System Design, facendo uso di questi software di modellamento acustico, è l'ottenimento, anche qui, della Room Impulse Response del modello, una risposta all'impulso sintetizzata. Quindi la risposta all'impulso è la protagonista delle misure nell'ambiente reale.
la possiamo ascoltare con tecniche di convoluzione, ottenuta magari in una fase di site survey in 5 minuti con strumenti semplici, così come spiego in altri contesti e dimostro in altri contesti. Posso con tecniche di convoluzione ascoltarla per riviverla comodamente da casa, nonostante abbia sparato, per esempio, quel colpo per la impulse response, che ne so, mesi prima, la settimana prima, eccetera. Anche la risposta all'impulso sintetizzata può essere ascoltata con tecniche di convoluzione. Questo procedimento si chiama auralizzazione e ci consente di entrare proprio col nostro ascolto in seno al modello. Va bene? Verificarlo, quindi. Possiamo verificare con l'ascolto quella che sarà la futura installazione, per verificare, ad esempio, se lavora. Possiamo far ascoltare questa previsione, no? Questa simulazione al cliente magari. E questo è una cosa molto importante che può fare la differenza in molti lavori. Come procede? Mi state ascoltando? Tutto bene? Io purtroppo non posso seguire la chat. Se avete domande, scrivetele nella chat, poi in altro momento, in seno ad esempio alla pubblicazione del video, della registrazione su YouTube, risponderò a tutte le vostre domande. Controllo un attimo se sta procedendo tutto bene, consentitemi questo. Ok, se ci avete fatto caso, nel percorso che stiamo delineando, la Room Impulse Response è stata sempre al centro di tutte le scelte. Ed essendo la Room Impulse Response al centro, la contropartita tecnica dell'ascolto, la persona umana in questo caso è stata al centro essa stessa di tutte le scelte, di tutti i passaggi, di tutti gli step del sound system design. Ascolta durante la fase di site survey, quindi non perdiamo mai occasione, come dicevo nel precedente webinar sull'STI, no? Non perdiamo mai occasione di ascoltare le istanze in cui siamo immersi. Misura, e anche qui l'ascolto è importante, perché l'ascolto preliminare dell'ambiente già ci fa capire come costruire l'opportuno test, l'opportuno segnale di test per effettuare correttamente le misure, tutti i dettagli che ho spiegato nei webinar sulla impulse response. Predici, modella, e anche qui l'ascolto con le tecniche di auralizzazione risulta predominante, vincente, importante. Quindi non siamo protagonisti passivi della simulazione, in questo caso, come avviene spesso, no? Ma protagonisti attivi. I tools, i software diventano strumenti al nostro servizio. Non noi schiavi delle loro simulazioni. Così come tutti gli strumenti, i software di modellamento hanno dei limiti intrinseci proprio nella loro struttura, nel loro modo di ragionare, di ottenere, di elaborare i dati. Essi si basano fondamentalmente sui dati sferici dei diffusori, no? Risposte all'impulso intorno al diffusore a 360 gradi vengono realizzate per caratterizzare la sua emissione a 360 gradi, no? Ma di che cosa stiamo parlando? Questi spherical data non sono nient'altro che numeri. Possiamo prendere i file che vogliamo di simulazione e li possiamo importare in Excel. Vedremo queste colonne di numeri, e anche le tecniche con cui vengono ottenute fanno capo a a campionamento del fenomeno sonoro. Quindi la continuità del fenomeno sonoro viene discretizzata nel tempo. È un'approssimazione di partenza accettabile, ma sempre un'approssimazione. Non c'è uno standard nell'ottenimento dei dati sferici dei diffusori, in realtà. Ognuno fa un po' come gli pare, sostanzialmente, almeno per quella che è la mia esperienza e la mia conoscenza di questo settore, no? C'è chi fa le misure in camera anecoica grande, c'è chi fa in camera anecoica piccola, chi all'aperto, chi con sofisticati sistemi robotizzati che costano tantissimo, chi lo fa con sistemi economici, un microfono, una scheda audio, un disco rotante, eccetera. Voglio dire, ognuno fa un po' come gli pare. E questa Babilonia, no? Nell'ottenimento dei dati la ritroviamo anche nella comunicazione dei dati. Ci sono vari formati,
ed è giusto forse anche che sia così, però sostanzialmente ci sono dei software che possono utilizzare solo un formato, altri software che possono utilizzare un altro formato, altri software che magari ne utilizzano più di uno. Sicuramente non c'è uno standard condiviso. Ecco, c'è stato un tentativo molti anni fa con lo standard CLF di creare, ecco, una comunicazione univoca, però ecco, questo tentativo si è infranto contro le varie esigenze del mercato. Altro limite del software di modellamento: i dati sferici dei diffusori vengono realizzati nel far field del diffusore, eppure il software con estrapolazioni varie considera attendibile quel dato anche nel campo vicino. Quando un'azienda realizza i suoi prodotti in catena, attiva dei procedimenti di controllo, e su questo magari c'è chi investe di più, c'è chi investe di meno. Si cerca di stare entro certe tolleranze, però alla fine parliamo sempre di tolleranze, appunto, no? Ogni prodotto in realtà della stessa serie può avere differenze costruttive, e queste differenze costruttive si ripercuotono nella risposta del diffusore che vado a misurare. Io magari ho realizzato in serie 200 top di line array, no, della marca X, modello X, fornisco all'azienda che mi fa le misure per i dati sferici dei diffusori un solo top magari per fare le misure, no, per contenere i costi. Oppure ne scelgo un campione rappresentativo, magari il migliore. Ecco, un po' come prima, un po' ognuno fa come gli pare. Ottengo il file GLL dal singolo top, lo distribuisco come supporto ai clienti, che sono portati a pensare che quel file GLL valga in maniera univoca, specifica e simile per tutti gli stessi prodotti. Non so se è chiaro questo aspetto. Quindi ci sono delle differenze costruttive di cui obiettivamente dobbiamo tenere conto. Non è il caso teorico ideale in cui una GLL è simile di un top, per esempio, di line array, mi darà la risposta simile di tutti i singoli top del mio line array. Maggiore è la complessità costruttiva di progetto, di processing del loudspeaker, e maggiori, no, sono queste varianze tra le unità, maggiore è la probabilità di trovarle. I software considerano molto spesso le sorgenti, i loudspeaker virtuali, appunto privi di dimensioni. Quindi non è uno sguardo alla realtà del diffusore, che è fatta di superficie, di volume. Essi sono caratterizzati da enclosure che in array interagiscono tra loro, e questa interazione dell'enclosure in array determina variazioni nella risposta del diffusore rispetto alla risposta normalizzata, magari standardizzata del diffusore di riferimento. Anche la realtà intorno incide sulla risposta del diffusore, non incide soltanto sull'ascolto in un determinato punto, no, incide proprio sulla risposta intrinseca del diffusore. Ecco, questi aspetti li ho spiegati in seno agli articoli del mio blog: gli effetti dell'enclosure, gli effetti dei palchi, eccetera, 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 gli effetti delle risonanze modali negli ambienti, li ho illustrati in appositi webinar, andateveli a vedere. La GLL che teniamo, così come ogni misura che possiamo realizzare, anche con il più avanzato, costoso, moderno dei sistemi di misura, inevitabilmente avrà in sé le influenze del sistema di misura. Okay? E questo non ci possiamo fare niente, è fisica. Ci sono delle tolleranze ovviamente di accettabilità, ma siamo ben lontani dal dire quella GLL non è contaminata dal sistema di misura. E infine, non diamo per scontato il fatto che quel dato che leggiamo del diffusore, che ne so, il livello di pressione secondo uno standard, no, sia effettivamente ottenuto nel modo corretto e comunicato nel modo corretto. Questo vale soprattutto nelle misure
in ambiente legale, no? Delle macchine industriali, ad esempio, in cui ti trovi veramente una selva di interpretazioni, di comunicazioni nei datasheet di questi prodotti. Okay? Queste sono delle difficoltà pratiche che in ambito acustico si riscontrano. Guarda, scaricatevi i datasheet di macchine industriali e andatevi a vedere i dati di riferimento. Insomma, ecco, non troverete delle discordanze in termini di comunicazione, sicuramente una non uniformità attendibile al 100%. Prima di parlare delle tecniche di modeling, sto accelerato perché voglio, altrimenti si allarga per ben 2 ore il webinar. Prima di parlare di tecniche di modellamento acustico, affrontiamo un attimino, ma proprio una parentesi breve, sull'acustica delle small room e delle large room, no? Che rappresentano la base del modeling come conoscenze. Quando il volume di una sala è maggiore delle lunghezze d'onda, delle frequenze di riferimento che sto considerando, allora il suo comportamento può essere descritto, così come fanno i software di modellamento di cui stiamo parlando, con la geometria acustica. Okay? Quando però il volume della stanza rimpicciolisce, diventa più piccolo delle lunghezze d'onda, delle frequenze di riferimento, allora l'acustica geometrica o statistica, che dir si voglia, se del caso, diventa via via poco consistente rispetto al comportamento reale della piccola stanza, il cui comportamento appunto può essere spiegato soltanto dall'acustica delle onde. Fenomeni come le risonanze modali, i modi, eccetera, delle stanze possono essere spiegati solo in questo senso, o prevalentemente in questo senso. Le stanze con cui abitualmente ci confrontiamo, che necessitano di un rinforzo sonoro, hanno volumi maggiori della maggior parte dello spettro di interesse e vengono trattate pertanto con l'acustica geometrica. Ecco, queste note saranno utili nel corso della comprensione della registrazione futura. Tra questi 2 casi limiti, small room, large room, c'è tutta quella selva di possibili combinazioni di volumi e caratteristiche acustiche, no? Che sono le stanze reali con le quali ci confrontiamo, nelle quali possiamo intravedere, volendo, un comportamento misto, no? Dettato dalla cosiddetta frequenza di Schroeder, frequenza di large room di quella stanza. Per tutte le frequenze al di sopra della frequenza di Schroeder, l'acustica geometrica, le formule statistiche, se siamo in presenza di un campo riverberante e reale, dedicherò un apposito webinar sul concetto di riverberazione, e le tecniche di modellamento tramite questi software sono efficaci. Ma considerando via via per quella stessa stanza le frequenze inferiori e al di sotto della frequenza di Schroeder, il modello geometrico, l'acustica geometrica e le formule statistiche perdono di consistenza, essendo il comportamento della stanza, come abbiamo detto, spiegato meglio dall'acustica delle onde. Questi software di modellazione alla fine dell'intero processo di modellazione producono, abbiamo detto, la room impulse response sintetizzata. Essa, insieme alla room impulse response misurata, sono le chiavi di lettura dell'intero processo. Il mio compito è quello di rendere, adattando il modello, i parametri acustici del modello, la room impulse response sintetizzata quanto più vicina alla room impulse response misurata. Non sarà mai perfettamente simile, ma il mio sforzo è quello di renderle simili al meglio delle mie possibilità. Solo in questo modo avrò fatto in modo che, scusate la ripetizione, il modello acustico sia espressione quanto più vicina possibile al modello della realtà. Ma ricordiamoci sempre che a fare le simulazioni acustiche non sono i software, va bene? Sono le persone, diceva Pat Brown, presidente di Synadcon, no? I software di modellamento sono strumenti che non ti avvisano se stai facendo una sciocchezza, se stai violando una legge fisica, quella la devi conoscere tu, ok? Ma l'anteprima forse vi crea problemi sulla visualizzazione delle diapositive, la mia immagine? Magari la togliamo proprio, tanto non è indispensabile. Bene.
Adesso veniamo ad un piccolo excursus di quello che sono le tecniche di modellamento e come si sono alternate anche nel corso degli anni. Come procede su Facebook? Mi state sentendo? Tutto a posto? Faccio un minuto di pausa, un qualche secondo di pausa per bere un attimino. Intanto ditemi come procede su Facebook, gentilmente. Ecco, c'è una certa latenza. Tutto bene su Facebook? Si sente? Tutto a posto? Tutto chiaro? Fate pure domande perché poi se le vedo adesso rispondo adesso, ma sicuramente ci risponderò al webinar finito. Ok, grazie Eugenio. Va bene Raffaele, va bene. Ok, proseguiamo. Tecniche di modellamento, excursus storico. I primi approcci di modeling sono stati tutti matematici, ok? Si basavano sulle formule semi-empiriche, no? Sulla conoscenza e sulla matematica che regola il campo diretto, il campo riverberante, il campo semiriverberante, che poi sono le tipologie di campo con cui ci possiamo confrontare in un ambiente. Per quanto riguarda il campo libero, la storia la sapete bene, il livello di pressione sonora in un determinato punto è espressione del livello di potenza del diffusore, direttamente proporzionale alla direttività del diffusore stesso, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Mettiamoci pure l'assorbimento dell'aria, gli effetti di temperatura e umidità, gli effetti di gradiente termico, gli effetti dell'audience, gli effetti dei palchi, mettiamoci tutta la condizione di contorno che normalmente nei software previsionali più semplici e in questi stessi modelli di calcolo non viene più di tanto elaborata, ecco, e andiamo incontro alle difficoltà poi concrete e pratiche della realtà. In quegli spazi invece in cui esiste un campo riverberante reale, ovvero un campo statistico, stocastico, uniformemente distribuita in un punto o in un altro, io misurerò sempre lo stesso livello di campo riverberante. Stocastico perché in ogni punto io non ho una percezione diretta della provenienza delle riflessioni, perché è indefinito in termini di direzionalità, ok? È uniforme, è stocastico. Questi ambienti detti sabiniani, che poi non sono tantissimi, pensiamo, che ne so, ad una cattedrale gotica, ad un palazzetto dello sport di forma irregolare, particolare, con geometrie miste in cui una dimensione non prevale nettamente sulle altre, con un assorbimento medio, basso, eccetera. Ecco, questi ambienti detti sabiniani, in onore di Sabin, che inventò tutto quello di cui stiamo parlando, in questi ambienti valgono quelle formule statistiche che dicevamo prima, e la precedente formula del campo diretto, non sta scorrendo più, la precedente formula del campo diretto diventa livello di pressione uguale a livello di potenza del diffusore più 10 logaritmo di 4 su A, dove A sono le cosiddette unità assorbenti, cioè prendo il pavimento, misuro la superficie del pavimento, moltiplico tale misura, tale valore di area per il coefficiente medio o caratteristico del materiale della superficie, più prendo la prima parete laterale, superficie per coefficiente di assorbimento, più e così via per tutti i contributi delle pareti dell'ambiente. Quindi il livello di pressione sonora in un ambiente riverberante è dato dal livello di potenza e indirettamente proporzionale alle unità assorbenti presenti nell'ambiente. Se voglio abbattere il livello di campo riverberante, dovrò aggiungere unità assorbenti nell'ambiente, arredamento, trattamento acustico di vario tipo. Gli ambienti però con cui maggiormente noi abbiamo a che fare, dove andiamo a installare i nostri sistemi sonori,
per i quali facciamo i nostri progettini, sono cosiddetti ambienti semi-riverberanti, ok? Raramente andiamo a finire in una cattedrale che ha un vero e proprio campo riverberante diffuso, va bene? Spesso abbiamo a che fare, dobbiamo lottare con questa tipologia di ambienti che sono la maggior parte. Negli ambienti semi-riverberanti, in prossimità della sorgente, nell'ambiente, nello spazio in cui ci troviamo, abbiamo prevalenza di suono diretto. Progressivamente che ci allontaniamo dalla sorgente, che il suono diretto decade per la legge dell'inverso del quadrato della distanza, per assorbimento delle pareti e delle poltrone, eccetera, o per assorbimento dell'aria o per altri fattori, man mano che il livello diretto cala, aumentano contestualmente il livello delle riflessioni. Attenzione, qui non parliamo di un vero e proprio campo riverberante, va bene? Parliamo di un gran numero di riflessioni, è una cosa diversa. Ecco, quindi generalmente in questi locali nella prima parte troviamo il campo diretto, nella seconda parte in fondo al locale troviamo concentrato il campo riverberante, tra virgolette. Lo spazio, la distanza alla quale questi due contributi energetici, questi due campi si equivalgono alla cosiddetta distanza critica che riveste un ruolo fondamentale nel sound system design che non stiamo qui oggi a specificare. La formula del livello di pressione che abbiamo visto poc'anzi diventa comprensiva dei due fattori precedenti, delle formule precedenti, quello del campo diretto e quello del campo riverberante. Infatti il livello di pressione ad una determinata distanza è uguale al livello di potenza più 10 logaritmo di primo fattore, quello del campo diretto, Q, fattore di direttività della sorgente, su 4 π greco d al quadrato, più 4 su A, sommatoria di tutti gli alfa con I per S con I. È una formula nella sua versione base, detta di Hopkins-Stryker, che possiamo non in forma logaritmica rappresentare come una somma di due contributi energetici che misuro, che quantifico direttamente il livello del campo diretto, il livello del campo riverberante. Infatti il nostro task, quello di cui stiamo parlando, a parte la predizione che dobbiamo fare col modello, va bene, no? Ma in realtà stiamo parlando di grandezze che io posso facilmente misurare con il mio fonometro, posso quantificare, e parliamo del livello del campo diretto, del livello del campo riverberante, del livello del background noise. Queste grandezze, questi valori misurabili, con i valori conosciuti di livello di potenza del diffusore, lo troviamo nel datasheet dichiarato dal costruttore, la direttività del diffusore. Oggi si parla in termini, non si parla tanto in termini di fattori di direttività. Sui vecchi datasheet, andatevi a vedere i datasheet di prodotti della GBL, EAV, eccetera, trovate il fattore di direttività perché è importantissimo e mette in relazione effettivamente il mondo reale con il mondo teorico, no? Oggi si parla esclusivamente a seguito dell'avvento di nuove scuole di pensiero di copertura orizzontale, quindi angolo di copertura orizzontale, e copertura verticale, quindi angolo di copertura verticale, un approccio molto superficiale che non tiene conto sostanzialmente della realtà. Altro fattore, la distanza tra la sorgente e l'ascoltatore, oppure le unità assorbenti. Ecco, tutte queste grandezze sono gli ingredienti che io devo mixare sapientemente con le misure, con il lavoro di modellamento, ma soprattutto con l'intuito e con la mia esperienza nel processo di sound system design. Queste formulette lavorano alla grande negli ambienti regolari parallelepipedi, va bene? Ovviamente a un certo punto con l'avvento dell'era elettronica si è avuta la necessità, no, di calcolare tutto questo con strumenti di modellamento più veloci. I primi ad essere impiegati sono stati i modelli
i modelli a sorgente immagine. Tutti voi sapete già di che cosa stiamo parlando, sapete come costruire rispetto di una sorgente le sue sorgenti immagini, facendo uso di semplice geometria. Le sorgenti vengono costruite in maniera quindi geometrica, come se le superfici fossero degli specchi. Ecco, dovete considerare questo. Una volta individuata la posizione di una sorgente immagine, si calcola il contributo di questa al campo sonoro nel punto di ascolto alla distanza R dalla sorgente immagine stessa, con una potenza sonora che viene ridotta per effetto dell'assorbimento di energia da parte delle pareti su cui l'onda ha impattato, vedete 1 meno alfa con I, impiegando la solita relazione alla fine. Ok, quindi quant'è l'ordine? Maggiore è l'ordine della sorgente immagine, vuol dire che maggiore è l'ordine della riflessione che sto considerando, vuol dire che maggiori sono stati i rimbalzi sulle pareti, puff, 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 puff. Ok? Tutti questi rimbalzi tolgono energia al suono diretto. Ci vorrebbe qui anche la compensazione per la perdita per assorbimento dell'aria e degli altri fattori, ad essere onesti. Ecco, poiché in base alla distanza percorsa è noto il tempo impiegato a raggiungere il ricevitore, è possibile dunque, no? Ricostruire la risposta all'impulso in ciascun ricettore. Quindi con i modelli elettronici io sono in grado di costruire quel mattone importante che è la Room Impulse Response, cosa che non potevo fare prima invece con la tecnica di modellamento basata sul calcolo, sulla formuletta. La costruzione delle sorgenti immagini può essere iterata fino a ordini molto, molto elevati, ma procedendo in tal modo il numero di sorgenti immagini da creare cresce veramente a dismisura. Facciamo un esempio: se si considera una semplice stanza parallelepipeda, si osserva come il numero di sorgenti immagini al primo ordine sia uguale a 6, al secondo ordine uguale a 30, al terzo ordine uguale a 150, al quarto ordine di 450. Vedete, così in progressione geometrica arriviamo a diverse migliaia di sorgenti immagini, no? Se vogliamo ricostruire il decadimento sonoro di una Room Impulse Response molto allungata nel tempo, ok? Quindi una grossa coda riverberante avrò difficoltà a misurarla, a computarla in questa maniera. Già dopo il secondo, terzo ordine, diciamo, questo approccio incomincia a diventare praticamente molto difficoltoso. Funziona bene questa tecnica negli ambienti parallelepipedi, va bene? Dove tra l'altro però funzionava bene la formuletta. Io con la formuletta posso fare veramente la previsione, non mi serve il modello a sorgente immagine per fare la previsione. Faccio, vediamo se utilizzo la penna, faccio una previsione qui, una previsione qui, una previsione qui, una previsione qui e in tutti i punti di mio interesse. Creo quindi una rete di valori, no? Che mi danno poi una rappresentazione della distribuzione energetica lungo la sala. E l'ho fatto semplicemente con un foglio Excel. Addirittura posso anche visualizzare questa distribuzione energetica. Posso visualizzare questa distribuzione energetica con appositi tool grafici. Io faccio uso di Surfer, ad esempio, che è uno strumento che mi fa vedere le curve di isolivello e queste cose. Quindi tu non hai fatto nient'altro che simulare nei vari punti di ascolto virtuali, fai la griglia di valori, la visualizzi con l'apposito software. Cancelliamo tutto. Non mi serve il metodo, il softwareino a sorgenti immagini, voglio farvi capire, ecco. Se funziona bene però in una stanza parallelepipeda, non funziona bene quando la geometria è molto complicata, abbiamo angoli che non si incontrano ad angolo retto, eccetera. Perché dovete considerare che io posso costruire tutte le sorgenti immagini che voglio, ma alla fine dovrò effettuare dei test di visibilità per validare quelle sorgenti immagini che costruisco. Ok?
Quindi è necessario operare un test di visibilità fra ciascuna sorgente immagine e il ricevitore, che deve vedere la sorgente attraverso la superficie che l'ha generata come se la vedessimo attraverso uno specchio. Si scopre che pur venendo, come dicevo, generate centinaia di migliaia di sorgenti immagini, e vi assicuro che in ambienti molto grandi, con grandi decadimenti, il numero è veramente impressionante, di tutte queste solo una piccolissima percentuale supera il test di visibilità, va bene? E quindi le altre vengono scartate dal modello. Io rischio in questo modo di sottostimare il decadimento reale della sala. Questo metodo è stato poi in effetti soppiantato dal metodo del ray tracing. È nato in realtà questa metodologia in ambito illuminotecnico, dove persiste con buoni risultati. La luce orientativamente, mi scusino gli esperti della luce, può essere rappresentata in una certa misura sotto forma di raggi, no? In acustica però parlare di raggi per il suono, ecco, rappresenta un approccio abbastanza ingenuo, banale, no? E ci sono software che si basano su questo. A partire dalla sorgente sonora, che si considera puntiforme, si lancia a caso veramente un gran numero di raggi sonori, milioni, centinaia di migliaia, milioni. È il metodo di Monte Carlo, no? Butto da tutte le parti i raggi sonori, sicuramente raggiungerò il mio obiettivo. È pertanto necessario disporre di un algoritmo di generazione casuale dei raggi che produca mediamente una uniforme distribuzione ma mi state vedendo? Ci siete? Si vede la slide? Sì, ok. La slide del ray tracing con la sorgente e il ricettore. Perfetto. Quindi è necessario definire recettori anche che non sono più uniformi, va bene, ma che devono essere dei volumi di vero e proprio controllo. Tipicamente si sceglie una sfera del raggio di 1 metro. Sparando a caso milioni di raggi, metodo di Monte Carlo, alcune decine di migliaia di raggi probabilmente attraverseranno il recettore. Se fosse stato il recettore puntiforme come nei precedenti metodi, state sicuro che essendo il raggio adimensionale e esso stesso adimensionale, non si sarebbero incontrati mai e poi mai. Ok, i raggi devono essere eseguiti lungo i loro rimbalzi successivi, pof, 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 così vedete, sulle superfici di contorno, e possono avvenire sia con legge speculare che con legge diffusa. In quest'ultimo caso viene impiegato un generatore di numeri casuali per reindirizzare il raggio in una direzione arbitraria, casuale, tenendo conto di una legge probabilistica di diffusione, quale ad esempio quella di Lambert. Ad ogni rimbalzo ovviamente l'energia posseduta dal raggio viene ridotta della quota assorbita dal materiale, che può essere resa variabile in funzione dell'angolo di incidenza. Anche qui subentrano altre relazioni come quella di Davis e London. Tutte le volte che un raggio attraversa il volume del recettore, che è il volume del controllo di questo metodo, il raggio rilascia una quota di energia in seno alla sfera del ricettore. Okay? La quota di densità di energia sonora in joule su metri cubi che arriva alla sfera ricevente è proporzionale, così in maniera molto semplicistica, è proporzionale alla lunghezza del raggio che ha attraversato il ricettore. Se la sorgente sonora ha una potenza sonora nota, che misuriamo in watt, una direttività θ in una particolare direzione nota e sviluppa n raggi che viaggiano alla velocità del suono, il raggio trasporta un'energia per metro di lunghezza, E', che è uguale a potenza sonora per fattore di direttività fratto numero di raggi per velocità del suono. L'energia che il ricevitore ottiene, o meglio, la densità energetica
su metro cubo, quindi, che ottiene il volume di controllo, è uguale all'energia trasportata dal raggio, E', per la lunghezza del segmento di attraversamento, fratto il volume, il tutto moltiplicato per tutti gli 1 meno alfa, praticamente per tutte le volte in cui il raggio ha sbattuto sulle superfici, vi ha rimbalzato. Infine, moltiplicato, come per avviene per il campo esterno, no? Per E alla meno beta x, termine di estinzione dovuto ai fenomeni viscosi del mezzo elastico, con un maggior assorbimento verso le alte frequenze in maniera proporzionale a x, che sarebbe la distanza percorsa dal raggio da quando è stato sparato dalla sorgente. Affinché si abbia sufficiente stabilità statistica, è necessario sparare un numero di raggi così elevato, abbiamo parlato di milioni di raggi, no? Che almeno un certo numero, per essere sicuri che almeno un certo numero di essi colpisca il ricevitore al termine della loro corsa. Se ad esempio si utilizza un ricevitore tipicamente, no, con un raggio di 1 metro e si vuole inseguire i raggi per 2 secondi di storia, la probabilità che un raggio colpisca il ricevitore, che è concettualmente situato a 2 per C0, cioè 2 volte la velocità del suono, è pari al rapporto fra l'area del cerchio massimo della sfera e l'area su cui i raggi si sono dispersi. Vedete 4π per 680 al quadrato, che è pari a un qualcosa come probabilità di 1 su 1.849.600. Volendo dunque quindi che 3-4 raggi almeno arrivino ad attraversare il volume di controllo, occorre spararne parecchi milioni. Con il ray tracing ricostruisco il decadimento della SAR, ovvero la impulse response. Quindi io posso calcolare da questa impulse response i parametri acustici, studiare il decadimento della SAR, vedere gli echi, eccetera. Il problema è che il numero di raggi cresce con il quadrato della distanza praticamente, e quindi parliamo di un numero enorme. I tempi di calcolo diventano veramente molto lunghi. Raccontava il professor Farina, no? Che all'epoca, quando non c'erano i veloci calcolatori dei nostri giorni, insomma, si iniziava il modellamento il fine settimana, all'inizio della settimana prossima lo trovavi bello che pronto, ma dopo aver fatto 2 o 3 giorni di calcolo. Ok, per queste difficoltà ad un certo punto i metodi precedenti sono stati soppiantati da metodi moderni, ma prima, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, per un certo tempo hanno avuto abbastanza seguito i metodi ibridi che prevedevano l'uso sia di ray tracing che di image source. Si usava praticamente il metodo delle sorgenti, immagine, dato che è più preciso in questo caso del ray tracing, per calcolare le sorgenti immagini. Si usava il ray tracing per la verifica praticamente delle stesse. Hanno avuto vita breve comunque, perché sono stati soppiantati quasi prontamente dalle tecniche di beam tracing, inizialmente quelle di cone tracing, successivamente quelle di pyramid tracing. Nel beam tracing, invece di raggi, quindi raggi filiformi dei 2 metodi precedenti, vengono creati dei fasci che divergono nel tempo con una certa apertura angolare. Il modo più semplice per realizzare un beam tracing è quello di implementare un ray tracing, nel quale il raggio del ricevitore non è costante, ma cresce man mano che il raggio si allontana dalla sorgente. In questo modo il numero di raggi da tracciare non cresce più con il quadrato della lunghezza della risposta all'impulso da studiare, no? Che voglio quantificare, poiché il rapporto fra area del cerchio massimo della sfera ricevente ed area su cui si disperdono i raggi diviene costante praticamente. Il problema di questa implementazione è dato dal fatto che al crescere del raggio del ricevitore
Esso tende a fuoriuscire dai limiti del modello, dalle superfici del modello, dai confini dell'ambiente e pertanto tende a ricevere energia anche quando il suo centro è nascosto dietro superfici solide, quindi falsando completamente i dati. Un diverso modo di ottenere lo stesso effetto è quello di tracciare dunque dalla superficie che diventa, dalla sorgente, scusate, che diventa puntiforme dei fasci conici. Quando il ricettore è interno al cono, il cono gli comunica una certa intensità sonora, una certa quantità di energia sonora calcolata con la relazione che vedete qui sotto, che è sempre la stessa che gira poi alla fine, come per le sorgenti immagini e per le altre. Anche qui valgono quanti rimbalzi ha fatto sulle superfici di contorno il cono. Come potete intuire, sparando raggi conici, la superficie della sfera, la superficie di emissione, i contorni del modello non saranno campionati adeguatamente, ci saranno delle zone coperte e delle zone scoperte. Per coprire ulteriormente le zone scoperte devo incrementare il numero dei coni, avvicinarli, eccetera. E anche qui vado incontro, come una coperta corta, no, a problematiche di sovraccampionamento per alcuni punti, di sottostima in altri. Ecco perché ad un certo punto questo metodo, di per sé valido, è stato soppiantato dal metodo del pyramid tracing. È più facile, invece di sparare coni, sparare piramidi di base triangolare curvilinea in varie direzioni, le cui basi appunto vanno a disegnare perfettamente la superficie sferica, ok? La superficie di emissione, i contorni della sala, non ci sono più zone di sovrapposizione o di sottocampionamento. Prendo questa immagine che non ha niente a che fare col mondo dell'acustica, in cui si intuisce, no, quale può essere la differenza in tal caso, no? Acquistiamo risoluzione. Il cone tracing non è in grado di prevedere correttamente l'intera coda riverberante, poiché quando la base dei coni diventa grande rispetto alle dimensioni delle superfici di confine, si ha la perdita di un numero progressivamente crescente di raggi, giacché l'intero cono viene riflesso seguendo la sorte dell'asse centrale. Per il software, metto la penna, per il software quello che è importante è l'asse centrale, la sua storia, e il dato del cono, dell'intero cono, segue la sorta dell'asse centrale. Okay? Quindi si possono creare dei falsi positivi o dei falsi negativi rappresentati in questi due esempi. No? Nel primo caso, ad esempio, il cono si allarga ad un certo punto che quando arriva alla sorgente, alla superficie di contorno, l'asse viene sì riflesso, è rimbalzato sulla superficie, però il ricettore sta in una zona d'ombra, non sta all'interno del cono, perché questa energia è scappata via, vedete? Ha proseguito, non ha impattato. Eppure lui mi considera quel dato positivo, me lo considera buono, ok? È un falso positivo. Altro caso che si può verificare, il cono è talmente largo rispetto alla superficie o così orientato male rispetto alla superficie che l'asse del cono sfugge alla superficie stessa. In realtà, se seguissimo la riflessione di una parte dell'energia del cono verso il ricettore, vedremmo che il ricettore 2 è immerso, ok, nel cono stesso, eppure il software considera perso questo dato, non lo considera proprio, perché l'asse ha seguito il suo percorso senza intercettare la superficie. Capite quanti limiti i software di previsione hanno? In uno spazio, qui devo togliere forse, ok, in uno spazio sabiniano il numero dei fronti d'onda che incidono nell'unità di tempo su un ricevitore puntiforme, quindi il numero dei fasci, delle basi dei fasci, dovrebbe aumentare teoricamente con il quadrato del tempo trascorso
dal momento in cui abbiamo, dal momento iniziale, dalla sorgente. Ok? Secondo, vedete, questa legge paraboloide che vedete rappresentata da questa formula qui. Nella realtà, invece, quando la base del raggio del fascio diventa più grande della stanza, tutti i ricevitori vengono colpiti da ogni riflessione del fronte d'onda. Okay? Il numero dei rilevamenti al secondo quindi tende ad un valore costante. Non segue più l'andamento teorico, ma si assesta nella pratica a questo valore costante, dato da questa formula qui che non stiamo qui a descrivere adesso nel dettaglio. Si definisce tempo critico Tc il tempo al quale l'andamento teorico parabolico della equazione 1 interseca il valore costante della equazione 2. La transizione tra l'andamento teorico parabolico con l'andamento costante della equazione 2 può essere descritto dalla equazione seguente detta di Merck-Martin. Martin, come si dice, non lo so. Ok, morale della favola, qual è? Per ambienti molto grandi, poi è quello che ci interessa, per ambienti molto grandi e riverberanti abbiamo room impulse response molto lunghe. Il decadimento in questo modo, con queste tecniche, viene sottostimato in maniera molto pesante se non procediamo a delle opzioni di controllo e a delle opzioni di correzione, di compensazione. La room impulse response dunque va quindi corretta applicando un fattore correttivo al risultato del tracciatore dei fasci che possa ricostruire il resto della coda di decadimento. Vediamo come il tracciamento piramidale con 256 fasci piramidali soltanto, vedete questa linea blu, sottostima il reale decadimento progressivamente che ci allontaniamo. Vedete come diverge dal dato reale che è rappresentato dalla linea rossa. La linea rossa, il decadimento quasi reale, è stato ottenuto con un calcolo lungo di 128.000 piramidi. In questo caso, utilizzando 256 piramidi, quello che ho illustrato precedentemente, no? Non descrivo, se non proprio nella prima parte di decadimento, il resto del decadimento più tardivo della coda riverberante, della coda di decadimento della sala. Ecco perché devo fare queste correzioni. Attenzione, non siete voi a farli, sono i software stessi che fanno questo tipo di ragionamento nelle impostazioni dei parametri. Va bene? Vedete come, applicando questi fattori correttivi alla misura con 256, ok, no, con 256 fasci piramidali, il dato previsto in questo caso, quello nero, è sovrapponibile perfettamente al dato reale campionato con 128.000 piramidi. Qual è il beneficio di tutto questo? Che invece di usare 128.000 piramidi, ne usate soltanto 256, alleggerendo il calcolo velocizzandolo enormemente. In RAM7 possiamo dichiarare ostruttive, obstructing, alcune superfici o tutte del modello. Quando una piramide colpisce una di queste superfici, vengono attivati controlli ulteriori onde verificare se dietro di essa si trova un ricettore. In tale caso si calcola il contributo dello stesso, dove è il puntatore, si calcola il contributo dello stesso fornito dall'onda sonora che ha attraversato la superficie in base al potere fonisolante della stessa. Si verifica poi se la superficie presenta dei bordi liberi, un po' come avviene per le barriere, no? E in caso affermativo viene portato un ulteriore contributo di energia al ricevitore a partire da ciascun bordo libero, calcolato con la nota relazione di Mercalli, che ritroviamo, i tecnici acustici lo sanno, proprio nei calcoli relativi alle barriere acustiche, in cui L-dir è il livello del suono diretto che giungerebbe al ricevitore se la parete invece di obstructing non ci fosse trasparente, N è il numero di Fresnel,
Ecco, grazie a queste possibilità di calcolo, l'algoritmo di tracciamento, e questo avviene alla grande in Ramsete, è in grado di affrontare lo studio della propagazione sonora anche in spazi geometricamente complessi, in presenza di schermature parziali o anche totali. È pure possibile valutare l'efficacia di cabine per la sosta di operai, ad esempio, oppure prevedere l'emissione di rumore verso i ricevitori esterni all'edificio. Quindi il metodo del pyramid tracing evita i problemi di copertura del metodo con i coni, Ramsete consente la ricostruzione dell'intera coda di decadimento senza approssimazioni ibride anche per la sua parte più tardiva, i calcoli sono più veloci ed efficaci come con un minor numero di fasci piramidali, anche in ambienti sabiniani molto grandi, attenzione. Possiamo caratterizzare la direttività della sorgente secondo balloons in ottave automaticamente calcolati in accordo alla ISO 3744, modellamento della diffrazione dei bordi liberi dei pannelli ostruenti, valutazione del suono che attraversa le superfici e quindi lo studio delle proprietà acustiche dei materiali come potere fonoisolante delle pareti, eccetera. Possiamo implementare tecniche di auralizzazione. Questo è il sito, la pagina dove potete scaricare Ramsete, e in Italia è un prodotto distribuito da Spectra SRL con la quale specifico non ho alcun tipo di rapporto né commerciale né personale. Bene, Ramsete consta di 5 moduli indipendenti tra loro, anche se collegati, no? Il Ramsete CAD, che è un vero e proprio modulo di modellamento, un CAD vero e proprio, il multitracer, quello che fa il calcolo dei raggi, che spara questi raggi in tutte le direzioni, il Ramsete View, che fa i calcoli previsionali, i calcoli che ci servono per poi visualizzarli in mappe, e abbiamo i due classici Source Manager e Material Manager. Bene, andiamo direttamente su Ramsete ora, visto che il tempo sta scorrendo. Come procede? Vi siete stancati? Ho visto che molti hanno lasciato la diretta. Ok, questo lo riprendiamo dopo. Tutto ok? Tutto ok su Facebook? Diamo uno sguardo a Ramsete, ma veramente in maniera molto generale. Vedete qui nella barra degli strumenti sotto ci sono le 4 icone, le icone relative, quindi sono 5 icone relative ai 5 moduli di Ramsete. Ramsete CAD, Ramsete Tracer, Ramsete View, Source Manager, Material Manager. Bene Eugenio, grazie. Apriamo Ramsete CAD, che altro non è che un modulo di calcolo a tutti gli effetti. Allora, io non sono onesto, non sono un esperto di software di CAD, non sono un architetto, quindi ho molte difficoltà nella gestione dei CAD, questo tipo di cose, insomma. Eppure, con Ramsete ho trovato uno strumento ma veramente semplice da usare. Il fatto che sia italiano poi mi entusiasma ancora di più, perché mi permette di capire poi come funzionano poi in maniera più semplice, no, i software un po' più complessi da questo punto di vista. Non vedete le slide? Allora un attimo solo, sì, ha ragione. Schermo primario, ecco qua. Ok? Questo è Ramsete CAD, un vero e proprio CAD in poche parole. Ecco, chiudiamo tutto. Magari la grafica non è entusiasmante, però è quella che piace a me, ok? Ripeto, lo trovo semplicissimo e anche per me che ci so lavorare poco con i CAD mi aiuta tantissimo, insomma, ecco. Apriamo un qualsiasi lavoro, un'aula, ecco. Vediamo la visualizzazione di lato, frontale, planimetrica, assonometrica. Posso selezionare le singole visualizzazioni o tutte, o i vari tasti e tool di accesso rapido. Okay? Alcuni li vedete in grigio, disinseriti perché questa è la versione demo.
va bene? La potete scaricare dal sito Ramsete Software, potete scrivere anche al distributore per ulteriori dettagli. La versione demo ha alcune limitazioni, non permette l'elaborazione e la costruzione di progetti molto, molto grandi, è limitato ad un numero ristretto di superfici che è possibile creare. Adesso non conosco bene i dettagli, no? Ma sicuramente vi permette di esplorare tutte le sue maggiori funzionalità in maniera molto rapida, molto semplice, prima eventualmente dell'acquisto di una licenza. Per questi dettagli commerciali fate riferimento al sito dello distributore Spectra. Vedete nella barra degli strumenti le funzioni principali, abbiamo detto che alcune sono disabilitate, possiamo aprire i progetti salvati, possiamo importare file DXF, quindi potete lavorare in SketchUp, per esempio importare il modello in seno a Ramsete o viceversa. Questo è il modulo di CAD. Ma lavoriamoci un pochino così, giusto per spratichirci un po' insieme. Ripeto, nei limiti delle mie competenze riguardo ai CAD. Facciamo un nuovo progetto, visualizziamo la sezione di pianta. Se avete il demo che vi ho, la versione demo che vi ho consigliato di scaricare sulla pagina dell'evento, potete lavorare insieme a me. Ok? Nuovo progetto, visione di pianta, visione assonometrica. Tra le funzioni disabilitate c'è pure la rotazione come gli altri software, quindi devi andare lì a smanettare sui tasti delle finestre per scorrere lungo il piano. Allora, con il tool, vedete un po' detto pavimenti, disegniamo il pavimento di un'aula. Puntiamo uno dei punti della griglia, trasciniamo il rettangolo, la misura sarà di 20 x 12, una bella stanzona. Le coordinate quali sono? 0. E vedete subito ho accesso alle proprietà acustiche del materiale di cui sarà costituita la mia superficie. Ho infatti un elenco che ritroverò poi gestibile nel Material Manager, che vedremo tra un poco, subito dopo, una serie di materiali, pareti, ce n'è veramente un numero sterminato, sono circa 1 migliaio di possibili materiali. Selezioniamo pavimento in marmo, ad esempio, ok? Lo possiamo dichiarare obstructing, monopermeabile, lo possiamo nascondere, lo possiamo dichiarare permeabile, quindi magari una porta aperta, una finestra aperta, un'apertura di un qualche tipo in una superficie, eccetera. Selezioniamo semplicemente pavimento marmo con questo materiale che nel Material Manager troveremo nel numero 15 dell'elenco. Ok, mi ha disegnato il mio pavimento. Sposto un attimo qui. Qua ingrandiamo pure un pochettino. Spostiamo. Tool muri, semplicissimo. Mi attacco ai punti che coincidono con gli angoli della stanza, lui li aggancia direttamente, decido base e altezza, 4 metri. Ho disegnato il primo muro. Cosa sarà? Scegliamo, ad esempio, come materiale interno della superficie, perché a me adesso interessa modellare l'ambiente acustico interno della sala, va bene? Posso fare anche previsioni per l'attraversamento del suono attraverso la parete, se seleziono il materiale parete, e ci sono pareti di vario tipo, in calcestruzzo, in doppia muratura, pareti acustiche, tutto quello che volete, va bene? Poi vi divertite a selezionare veramente quello che vi interessa. Facciamo intonaco gesso lisciato ferro. Qua avrà le sue caratteristiche di fonoassorbimento. Vedete infatti alle frequenze di riferimento alfa sarebbe il coefficiente di assorbimento
Riportati sono anche il coefficiente di scattering sotto e il potere fonisolante. In questo caso non sono rappresentati perché il materiale non prevede, insomma, ecco, quel tipo di studio. Facciamo OK e è venuta fuori la parete. La griglia, la risoluzione della griglia la aggiusto in opzioni grid. E quindi in questo caso i punti della griglia dove attacco i modelli della geometria sono distanziati di 1 metro, ma posso veramente scrivere la risoluzione, decidere la risoluzione che voglio. Ecco, 0,5, 0,3. Vedete come sono aumentati i punti? Lasciamo 0,5. Facciamo 1, 2, 5 metri, no? Va bene? Lasciamo l'opzione predefinita di 1 metro per adesso, perché sto disegnando la stanza che è sufficientemente grande. Quando andrò nel dettaglio di superfici più piccole, allora andrò ad aumentare la risoluzione della griglia. Disegniamo l'altra parete. Lui si aggancia automaticamente e ricorda le impostazioni precedenti. Ok, quindi basta fare ok, quest'altra pure. Ok, quest'altra pure. Intonaco, liscio, fissato. Ok, abbiamo la nostra scatola, mettiamo il coperchio o con il tool tetti oppure sempre con il tool pavimenti. Usiamo il tool pavimento, dai. Ok, 0, 4. Cos'è questo? O selezioniamo il materiale adatto, andiamo su solai, oppure che ne so, pannelli appesi, vedete, in cartongesso, quello che vi pare. Lasciamo intonaco gesso, ecco, per fare le superfici dello stesso tipo, o cemento armato, cemento rivestito, lasciamo intonaco. Ok. Ora piazziamoci una porta e per le porte c'è l'apposito tool porta. Ci agganciamo ad un punto della griglia selezionando la superficie in cui vogliamo installare la porta, larghezza 1,60, altezza 2 metri, così veramente a casaccio. La facciamo di legno. Non ci sto ragionando molto sulla cosa, basta solo per farvi vedere, diciamo, le potenzialità generali. Legno verniciato, ecco, oppure legno di pino. È venuta la porta, eccola qui. Delle finestre. Qui una finestra larga 2 metri, altezza da terra 1 metro, altezza della finestra 1 metro, va bene così. Che cos'è questo? Vetro. Dove sta? Finestra a vetro. Ok, collochiamone un'altra. Lui ricorda le impostazioni, vedete, finestra di vetro, questo mi aiuta a velocizzare. Ne facciamo un paio anche sull'altra superficie. Ecco qua. Abbiamo fatto la nostra stanza, la nostra aula. Facciamo una cattedra, agganciandoci ai punti della griglia, disegniamo una cattedra, forse un po' esagerata, cancel. Ecco, facciamo così, usando il tool pavimento, ad esempio. Altezza 0,80, ok. Che cos'è questo? Legno compensato, per esempio. Facciamo legno compensato. Ok, facciamo le gambe laterali della cattedra. Muro, altezza 0,80, legno compensato va bene. Che ho fatto? Non ho fatto niente.
Ah, dobbiamo fare il muro, ho selezionato invece prima. Oh, cavolo. Ripetiamo. Ho cancellato per errore. Pavimento in marmo. Ok, facciamo le pareti. 0, 4. Va bene, c'è stato questo imprevisto in cui ho per errore premuto salvataggio sbagliato. 0, pavimento in marmo, pareti, 0,4, 0,4, intonaco liscio, ok, intonaco liscio, intonaco liscio, e mo la cosa più importante da fare, salviamo, intonaco liscio, save as prova webinar, ok, facciamo il tetto, coordinate 4, porta, anzi finestra prima, lui sta ricordando, vedete, automaticamente quello che ho fatto prima. Quindi è stato un bene quello che è successo. Facciamo una porta. Legno verniciato. Ok. Possiamo selezionare le singole superfici adesso. Salviamo il modello. Col tasto di selezione selezioniamo le porte, le finestre, il tetto oppure le singole pareti. Premiamo in un punto qualsiasi per deselezionare col tasto ESC. Ora, vediamoci il Material Manager. Ecco qui l'elenco di tutti i materiali, ce n'è circa 1 migliaio. Selezionandoli vedete rappresentato il potere fonisolante, il coefficiente di scattering, gli alfa Sabin o il coefficiente di assorbimento reale, che chiamiamo Ramsete. Perché reale? Ne vedete anche il grafico qui sopra, la linea blu, no? Perché reale? Perché voi sapete che il coefficiente di assorbimento dei materiali viene realizzato con misure in camera riverberante. Dovete sapere che quel valore spesso e sovente è sbagliato, va bene? Addirittura arriviamo ad avere valori anche maggiori di 1, cosa che è impossibile di per sé, no? Se avete quel tipo di dato, avete un datasheet in cui il materiale ha il potere, il coefficiente di assorbimento per frequenze di riferimento espresso in alfa Sabin, quindi vuol dire misurato in camera riverberante, voi inserite quel materiale in una finestra libera di Ramsete, in una riga di memoria libera, ne editate il nome, inserite frequenza per frequenza i valori del coefficiente di assorbimento. Una volta premuto invio, Ramsete calcola già i coefficienti reali di quel materiale, va bene? Quindi non dovete preoccuparvi di null'altro, fa tutto Ramsete. Ovviamente tutto è editabile. I materiali, se seleziono R, che sarebbe il potere fonisolante, no? È presente soltanto in quei materiali che rappresentano una parete, un pannello assorbente di un certo spessore, eccetera. Quindi quando siamo interessati a valutare il potere fonisolante effettivamente di quel materiale. Così come
i coefficienti di scattering presenti là dove effettivamente il materiale consente di fare questa indagine. E questo è il material manager, vedete, molto semplice, comune nelle sue funzioni, probabilmente a tanti altri. È il momento di inserire in questo ambiente, potrei fare anche delle, ripeto, la cattedra, facciamola veloce, dai, 0.80, legno verniciato, facciamo dei banchi, che così vi faccio vedere un'altra funzione magari, 0.80, legno. Ok, io adesso seleziono questa figura, la duplico e la slitto con questo tasto nella posizione successiva. Ok, li seleziono entrambi e disegno così in maniera molto veloce, ad esempio. Duplico e sposto. Duplico e sposto. Li seleziono tutti, li duplico tutti e li sposto tutti dall'altro lato. Ok? Abbiamo i nostri tavoli. Ora, non andate molto nel dettaglio con il modello. Per finalità di disegno di sistemi sonori, va bene già la semplice aula, con poco dettaglio. Aggiungete layer di complessità soltanto se l'indagine acustica richiede effettivamente una indagine acustica più dettagliata, perché un modello molto dettagliato è un'arma a doppio taglio, dovete sapere, perché aumentano le probabilità di errori. Anzi, sicuramente il software introdurrà degli errori. Per Sound System Design va più che bene il modello della sala elementare abbozzato nelle sue superfici principali. Ecco. Ovviamente siete facilitati nel CAD, nel lavoro con il CAD da software terzi quali SketchUp, no? Ma questo può essere anche il pericolo a creare modelli molto, molto complessi, perché badate bene che i modelli poi vanno anche cercati, dovete vedere se, se il modello è tutto chiuso, è facile lavorando in questo modo in ambienti complessi, soprattutto nell'esportazione da SketchUp a questo software, no? A questi software. Importare geometrie che non sono chiuse ma presentano dei buchi, bene? Delle superfici che non sono perfettamente chiuse. È facile fare questo tipo di errore. Ora abbiamo la possibilità di introdurre nell'ambiente una sorgente. C'è qui la rappresentazione del diffusore, vedete? Clicco selezionandolo nel punto dove voglio che venga installata la sorgente nella direzione che voglio. Questo che cos'è? È una sorgente omnidirezionale, ad esempio, quindi voglio verificare che la Room Impulse Response sintetizzata dal modello sia effettivamente uguale a quella misurata, oppure voglio fare misure di stile. Abbiamo nella directory principale del programma, che è installato in C e non in programmi, ricordate? La cartella source con tutte le sorgenti. Selezioniamo una voce umana, quindi facciamo un calcolo nel corso di questo utilizzo dello STI, per esempio, in quest'aula, va bene? Vogliamo vedere il professore che parla, quindi basso, se viene sufficientemente compreso in questo ambiente. Dove lo collochiamo, il riassunto della geometria dunque, abbiamo disegnato la nostra. Qui si è agganciato però ad un punto che sta sulla parete. Quindi aumentiamo la griglia, 0.2. Selezioniamo questo. Attenzione quando selezionate e cancellate. Copy, anzi duplica e sposta. Ok, salviamo il modello. Vuoi cercare tutte le entità? Sì, le voglio cercare. Inseriamo la sorgente. Aumentiamo la griglia, l'abbiamo aumentata? Sì.
Vediamo se pesco un punto qui, ad esempio, che non me lo dia sulla parete, sembra di sì. Ecco qua. Ok, abbiamo il nostro professore che sta parlando, va bene? Abbiamo selezionato voce umana. Verifichiamo se in questi passaggi è scappato qualcosa. Seleziono Edit Property. No, e infatti era un omnispeaker. Selezioniamo basso, voce maschile. Abbiamo detto che la voce, il segnale di test nella misura dell'STI deve essere conforme, secondo lo standard IEC menzionato nel precedente webinar, allo spettro della voce umana, maschile o femminile per le bande di ottave di riferimento. Ok. Mettiamo adesso dei ricettori intorno ai quali Ramsete farà, il modulo di calcolo, farà i calcoli, la mappatura. Abbiamo come simbolo dei ricettori le cuffie. Non so perché, non me lo chiedete, non lo voglio sapere. Possiamo selezionare singoli ricevitori, oppure, fatemi cancellare questi, oppure una griglia, cosa molto più facile e ragionevole. Premo Shift maiuscolo sulla tastiera, seleziono un'area rettangolare di altezza pari all'ascoltatore seduto, per esempio 0,60, 0,80, 1,2 m, facciamo 1 metro, dai, 1,2 m, ok, 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 mi ha definito l'altezza dei vertici dell'area. Di quanto devono essere distanziate tra loro le sorgenti, quindi la risoluzione della mappatura praticamente. Facciamo 1 metro, ok? E lui mi disegna automaticamente nell'area selezionata tutte le superfici, ben 154 ricettori nello specifico, ok? Salviamo, salva come prova webinar. E dopo il check, adesso il mio modello Geometry, file Geometry, è pronto per essere analizzato. Se io vado nella directory del programma, C, Ramsete, Rooms, all'interno di questa cartella dove l'ho salvata trovo il mio file prova webinar, vedete, con estensione .ray. Questa è l'estensione tipica dei file salvati col modulo CAD di Ramsete. Ok? Ho finito con Ramsete, CAD, attiviamo il modulo di tracciamento dei fasci piramidali. Per illustrare a voi italiani e agli amici non italiani che ci seguono i parametri di gestione di questo file, di questo modulo, vi faccio rivedere nuovamente lo schermo secondario con le diapositive, perché lì ho preparato nelle diapositive il testo in inglese, va bene? Quindi schermo secondario, andiamo qui nel PowerPoint. Allora, quindi questo è il modulo di tracciamento dei fasci piramidali. Vediamo quali sono i parametri da gestire, anche se le impostazioni predefinite vanno già abbastanza bene per comuni situazioni. Subdivision level indica quante piramidi tracciare da ogni sorgente. Il numero di piramidi è 8 per 2 alla n, dove n è il valore di level che inserite qua nel quadratino. Tipicamente con n uguale 8 abbiamo 2048 piramidi, si ottengono buoni risultati. Time è il tempo di corsa dei raggi, deve essere pari circa al tempo di riverbero. Come vi ho spiegato già nel corso del successivo webinar, e quindi, ecco perché l'ascolto della sala è importante, perché ti devi fare un'idea di massima del tempo di decadimento che andrai a misurare o per costruire il segnale di testo oppure a sintetizzare con il tuo modello, no? La tua sala a occhio e croce ha 2 secondi di tempo di riverbero, ok, parti con me con almeno 2 secondi. Io vi consiglio di abbondare un po' di più, va bene? Almeno anche di raddoppiare se del caso. Ma voi come minimo prendete come riferimento la coda riverberante che sentite.
Time resolution è l'ampiezza temporale in secondi degli intervalli in cui viene suddivisa la risposta all'impulso che sarà sintetizzata. Si va da un millisecondo per calcoli ultra raffinati, ad esempio, che volete fare in seno a teatri, a 0,1 secondi per ambienti industriali, dove non c'è bisogno di tanta affinatezza del calcolo previsionale. History è il numero di riflessioni che subisce ciascun raggio prima di venire abbandonato. -1 indica di seguire il raggio per tutta la sua storia, quindi lasciate il valore predefinito su off. Si sconsiglia di indicare valori troppo bassi, inferiori a 10, perché la precisione del calcolo verrebbe eccessivamente danneggiata. Randomize after è un parametro che stabilisce il numero di riflessioni dopo il quale il tracciamento dei raggi riflessi non segue più esattamente la legge di Snell, ma comincia a subire deviazioni randomiche, quindi in modo da evitare la formazione di flutter echo artificiali. In ambienti in cui le pareti hanno qualche asperità o oggetti appesi, il valore di default 4 va più che bene. Se invece siamo in un ambiente del tutto liscio e regolare, con superfici levigate e planari, allora il fenomeno del flutter echo si verifica frequentemente ed occorre quindi disattivare l'opzione randomize after se si vuole che RAM7 riproduca la risposta all'impulso a pettine, no? Caratteristiche dei fenomeni del flutter echo. Save it. Si può dire al programma di salvare separatamente in un file con estensione --chiocciola, detto file chiocciola appunto, la storia e le traiettorie delle prime riflessioni fino all'ordine specificato, tipicamente non più del terzo o quarto ordine. Da tali informazioni RAM7 View può poi operare la visualizzazione delle traiettorie dei raggi riflessi. Diffusion. Attivando questa opzione, RAM7 tiene conto del coefficiente di scattering S dei materiali introdotto in Material Manager e tiene conto del fenomeno della diffusione causata dai bordi dei pannelli, Edge Diffusion. Si consiglia di mantenere sempre attiva questa opzione, che rende il risultato delle simulazioni molto più accurato, come dimostrato inconfutabilmente dai round robin eseguiti da Borlander e Bork al PTB. Quindi RAM7 ha vinto delle gare anche internazionali di simulazione. Save Diffusion It. Attivando questa opzione nel file chiocciola vengono salvati anche tutti gli arrivi di energia diffusa provenienti da superfici con coefficiente di scattering maggiore di 0. Si sconsiglia di attivare questa opzione in quanto con essa si producono file chiocciola enormi. Essa è utile solo in fase di debug per vedere se una superficie diffondente lavora come dovrebbe. Save Separate Sources. Attivando questa opzione, nel caso si simuli un ambiente con numerosi sorgenti sonori, verrà prodotto un file dei risultati separato per ciascuna sorgente. Quindi avremo le estensioni trattino basso A, trattino basso B, trattino basso C, eccetera, a seconda che ci sia una, due o tre sorgenti e così via. Disattivando questa opzione invece verrà salvato un unico file di risultati con estensione punto trattino basso contenente la somma dei livelli sonori prodotti da tutte le sorgenti. Se si fa una simulazione con salvataggio separato delle sorgenti, è comunque possibile successivamente rimetterle assieme sommandole tra loro nell'opzione Sum and Equalize di RAM7 View. Save Escaped Arrays, ve lo dicevo prima, no? I modelli dobbiamo essere sicuri che siano chiusi. Spillando questa voce, noi vediamo se ci sono file cosiddetti escape.array nella directory delle room, praticamente dove abbiamo salvato il nostro file geometria, e possiamo visualizzare quindi i raggi scappati, quindi possiamo renderci conto se nel modello c'è un buco che non abbiamo chiuso, che possiamo visualizzare anche in visualizzazione 3D, purtroppo disabilitata nella versione demo. Avendo il file save e il file escaped array, questo è il file geometria comprensivo di questi raggi. Possiamo fare quindi un merge del file con il punto array convenzionale per vedere le traiettorie dei raggi scappati.
Questo valore di fraction linear lasciatelo su 1 o su 2 a seconda se il raggio dovrà impattare contro una o due sorgenti o due pareti ostruttive che abbiamo dichiarato obstructing, di cui vogliamo calcolarne il contributo. Ok, ritorniamo di nuovo sulla schermata principale, ma probabilmente stavo già lì. Ok, abbiamo attivato quindi il modulo di calcolo multi-tracer. Quanto tempo di riverbero? Facciamo 8 qua, dai. Subdivision level, 8 più 8 fasci 8, n uguale a 8. Time, ma quanto sarà mai il riverbero in questa sala? Facciamo 3 secondi, proprio a esagerare, ok? Time resolution, 0.01 va bene, temperatura, umidità, save it, save separate source non è il caso perché non c'è bisogno. Quanti rimbalzi, quanti ordini di riflessioni devo salvare? Facciamo 3, non facciamolo impazzire. Infine dobbiamo richiamare il file geometria, ok? Però prima di richiamare il file geometria io voglio modificare un attimino, ad esempio, il file geometria stesso. Ah, vabbè, dai, non impazziamo. Quindi cliccando su questo, su 1, qui, vado a... Ecco, vedete, qua c'è un raggio, un file escaped ray, indica che in un precedente progetto, avendo selezionato save escaped rays, probabilmente c'era un buco nel modello che ha fatto sfuggire uno o più fasci piramidali. Andiamo in rooms e richiamiamo il file geometrico comprensivo anche della impulse response sintetizzata, il file geometria, che adesso come impulse response invece calcoleremo. Richiamiamo, facciamo il calcolo, ecco, lui impiega il tempo necessario per fare i calcoli. Potete leggere i parametri riassuntivi. Beh, ecco qua. Ha fatto il calcolo, va bene? Adesso se vado in C, vado nella cartella di Ramsete, vado nella cartella stanza, vedo i file punto trattino basso, punto chiocciola trattino basso di cui parlavamo precedentemente, va bene? Che sono stati creati per poi successivamente essere richiamati dal file, dal modulo Ramsete Viewer che fa i calcoli veri e propri e fa le mappature. Ok, quindi apro Ramsete View, vado ad aprire il file Open Impulse Response più Geometry File che ho elaborato, vado quindi in Rooms, prova webinar, vedete questo è il file che mi apre Ramsete View. Apro, lui fa i calcoli e adesso sono pronto per fare tutte le valutazioni che voglio. Mi sta chiedendo innanzitutto, sei interessato a fare delle misure di STI? In questo caso abbiamo detto di sì, dobbiamo valutare se la nostra aula è sufficientemente intellegibile con i materiali che abbiamo dato alle superfici per la sorgente talker posta in prossimità della cattedra in sostituzione del talker umano, il futuro professore. Non è influente o è presente? Sì, è presente background noise. Ne scriviamo i valori, in questo caso andatevi a rivedere il vecchio webinar, scriviamo valori veramente a caso. Alle varie frequenze, 38, 37, 30, 29, 27, qualcosa. Ok, poi mi dice, vuoi equalizzare la sorgente affinché il suo spettro sia conforme allo standard IFC? Sì, lo voglio perché sto facendo una misura di STI.
Vuoi che la sorgente abbia ad 1 metro di distanza da essa un valore di SPL pesato A uguale a 60 dBA? Sì, lo voglio perché è quanto previsto dallo standard IEC per il calcolo dell'STI. Ok, fatto. Do you want to save the computed parameters? Yes, se no che cosa sono stato a fare fino a questo momento? Mi visualizza la mappa 2D della pianta con la mia sorgente, con i miei ricettori. Posso visualizzare anche ovviamente in 3D, variare posizione, angolamento, ecco, di visualizzazione della stanza stesso. Marcellino, procede tutto bene? È tutto ok? Andiamo su 2D intanto. Prima di questo, prima di andare alla mappatura del parametro che mi serve, ecco, volevo farvi vedere il discorso delle impulse response. No, intanto fatemi vedere se riesco. Ecco qua. Incliniamo poco a poco. Questo che fa? Ecco qua, così. Ci sono tutti i ricettori. Non ho considerato la cattedra e i tavoli superficie ostruenti su cui il raggio rimbalzava, come avviene nella realtà. Ho sbagliato, lo faremo in una seconda istanza, lo farete voi. E in questo caso i raggi attraverseranno il disegno. In realtà l'ho fatto apposta per farvi rendervi conto di questa cosa. Ramsete ha già sintetizzato la risposta all'impulso in tutte le posizioni, in tutte le 154 posizioni. Ok, Raffaele. Se io vado in view adesso, posso visualizzare, vedete, la impulse response della sala. Va bene? Io qua devo arrivare. Altro che software di prima fascia, no, che vi ho fatto vedere all'inizio del software. Io devo arrivare a sta benedetta room impulse response, che è la chiave di lettura del mio lavoro. È inutile che sto a fare mappature di SPL se non arrivo a questa. Ok? Perché è attraverso questa che sento il modello. Così come attraverso la impulse response che sento la stanza per la quale sto lavorando. Ok, col tasto sinistro piazzo il margine sinistro di una finestra che mi calcola poi il tempo di riverbero. Vedete? 2.72. Caspita, siamo andati quasi vicino. Ok, 2.5, 2.50, ma qui c'è un qualcosa, vabbè, non indaghiamo oltre. Quindi ho visualizzati i contributi delle componenti sonore, no? In tutte le posizioni di ascolto, in tutte e 154 le posizioni di ascolto. Ok? Quindi visualizzo la room impulse response sintetizzata per tutti i ricettori che ho creato. Vi ricordate il parametro che ho selezionato di save it? Che era quello che salvava quanti rimbalzi delle riflessioni praticamente, no? Quanti ordini di riflessioni dovevo salvare. Bene, mi è servito a questo perché io adesso vado su view, faccio array path e mi fa vedere quelle strisce verticali in viola, mi fa vedere i risultati, i rimbalzi a tutte le posizioni. Ok? Tra l'altro sono grosso modo sempre early energy. Alla posizione 56 ad esempio, no? Quali raggi gli arrivano? Quali componenti gli arrivano? Gli arriva il suono diretto e gli arrivano gli altri contributi. Quindi vado a vedere proprio i percorsi dei raggi sonori. Ecco. Vedete a questo dove gli arriva? Passiamo adesso al mapping. Andando su map, qua ancora in sovraimpressione il raggio proveniente da dietro in questa posizione.
Fammi vedere la impulse response. Devo uscire dalla mappatura probabilmente. Alla posizione 5 era, vediamo che succede. La posizione 5. E arriva una riflessione molto forte da dietro. Andiamo su map per la mappatura dei parametri. In 2D, non serve andare in 3D. Posso visualizzare il livello equivalente, pesato A, oppure le frequenze di mio interesse, ok? Oppure lineare. Facciamo pesato A lungo tutta l'area. Vedete? Posso visualizzare ora finalmente anche lo STI, se vi ricordate lo scorso webinar. Ecco qua, l'STI. Vedete che l'STI è buono in prossimità della sorgente, è una stanza abbastanza grande, parliamo di 2 secondi e 7, 2 secondi e mezzo di tempo di riverbero, e quindi lo STI si fa sentire che cala man mano che andiamo in fondo alla sala stessa, ok? Se infatti visualizzo il tempo di riverbero, vediamo come in un tipico ambiente semiriverberante, no, il campo riverberante si addensa in fondo, proprio là dove avevo il calo del parametro dell'STI. E posso visualizzare in questo modo tutti i parametri acustici di mio interesse e non solo. Ok? La chiarezza del parlato, ad esempio, C50. Anche qui, legantesi all'intellegibilità del parlato scaturita dallo STI come parametro, vediamo che è molto più alta in prossimità ovviamente della sorgente. Quindi in questo caso dovremmo migliorare, ecco, l'acustica della sala, dobbiamo migliorare se vogliamo avere una intellegibilità anche in fondo alla sala stessa. Quindi qui, ad esempio, in questa parete andremo a piazzare dei pannelli fonoassorbenti, metteremo del materiale acustico, faremo un cielo appeso, in poche parole giostreremo tutti questi parametri per adattare il nostro modello con le scelte che progressivamente faccio. No? Per questa stanza, se voglio che si senta bene fino in fondo, devo fare o il trattamento acustico oppure devo aggiungere sorgenti sonore. Ok? Quindi a questo punto devo tornare nel mio modello geometrico e devo variare l'acustica della sala. Property di questa parete, invece di intonaco liscio mettiamo intonaco acustico, vediamo se lo trovo. Pavimento, tappeto. Bah. Eccolo qua, intonaco acustico. Ok, questa parete pura facciamola di intonaco acustico. Ah, qua devo fare una a uno, quindi allora facciamo così, selezioniamole tutte. Una, due, tre. Ok, le ho selezionate tutte. Properties. Intonaco acustico, eccolo qua. Ok, ok, ok. Cavolo. Questa l'ho presa. Properties, intonaco acustico, questa l'ho presa. Questa.
Una cosa che vi consiglio di fare è andare nella cartella dei materiali presente nella directory di installazione del programma e riordinarvi questi materiali, perché veramente se no non ve ne uscite più. Io perdo un sacco di tempo in questo, anche perché poi, non essendo architetto, tanti di questi materiali poi non li conosco immediatamente. Dove stava intonaco acustico? Va, mettiamo Vic Acoustic 20 mm, dai, questo è un materiale acustico. Ok, questo pure, Vic Acoustic, quello che è. Vic Acoustic 20 mm. Ok, mettiamo al soffitto un soffitto appeso, un cielo appeso di materiale acustico. E qua viene bello perché non so proprio cosa scegliere. Mettiamo pannello Minerval, cielo, ecco qua. Ok, salviamo di nuovo il modello, save as, prova webinar aula trattamento acustico. Rifacciamo i calcoli, mettiamo, qua dobbiamo abbassare un po', se no 3 secondi, 2, 1, save it. Andiamo a richiamare il file, che abbiamo detto che file geometry adesso salvato differentemente con, ecco qua, tratta acustico. Ok, facciamo il calcolo. Come procede? Vi piace tutto questo? È interessante? Poi ve le vedete con calma, perché ovviamente sono concetti che hanno bisogno di essere assimilati. Adesso lo sto spiegando in maniera abbastanza elementare. Spero di vostro gradimento. Siamo verso la fine del webinar. Grosso problema con ISE, liste enorme di materiali in inglese e abbreviati. Va bene, grazie Eugenio, grazie Raffaele. No, vabbè, guardate, se mi iscrivete io posso poi aiutarvi a redare la lista dei materiali in italiano, che poi è stata, tra l'altro, pure la difficoltà mia, ok? Io mastico poco l'inglese, non sono un architetto, non conosco bene tutti i materiali, non essendo la mia attività principale, quella lì, insomma, no? Quindi ho avuto difficoltà estreme all'inizio, ma poi ho risolto traducendo in italiano la lista dei materiali. Ok. Sono 154 sorgenti, vedete comunque il calcolo è abbastanza impegnativo, atteso poi che non stia facendo qualche cazzata da qualche altra parte, che sicuramente poi noterò alla fine del webinar. Ok, adesso ha fatto il calcolo, me lo vado a rivedere con il... Ripeto, qua siamo sempre nell'ambito delle funzionalità della demo di RAM7, ma che comunque vi consiglio veramente di acquistare la licenza del software, perché è veramente qualcosa di imbarazzante, semplice a livello imbarazzante proprio, veramente. Disarmante anche per un ciuccio di queste cose di CAT, no, di CAD, scusate, come me. Ok, RAM7 View, richiamo l'impulse response più geometry file giusto, che sarebbe in questo caso questo. Ok, lui fa i calcoli e andiamo un po' a vedere, error time. Andiamo a vedere che succede. Io premetto, ho delle difficoltà col PC che sto utilizzando, perché l'ho veramente incasinato con alcune installazioni recenti. Ecco, è presente rumore, e adesso non ricordo, vabbè, era più o meno 46, 40, 43, 40, ma qua era già 38.
37, 30. Ricordatevi di questi valori, mi date una mano dopo a ricordarli. Stiamo variando il background noise a questo punto, che incide moltissimo, se vi ricordate. Ah, non so, costo licenza non ti so dire, Eugenio. Contattate Spectra che vi sa dire. Ovviamente, se siete tecnici acustici, questo è il minimo che dovete fare, comprarvi RAM7. Cioè, veramente. Se volete andare su altri software, fatelo pure, però io rimarrei tranquillamente sul prodotto italiano, anche perché ci sono tanti professionisti che lo usano con successo da decenni, quindi a cui puoi chiedere riferimento. Gli altri sì. Il vantaggio degli altri è che magari c'hai delle linee guida, dei tutorial online, ma non ti pensare che cosa c'è più di tanto. Vogliamo forzare il livello di riferimento? Sì, dobbiamo fare misura di STI, ok. Vediamo subito lo STI com'è. Vediamo la risposta all'impulso. Ah, vedete come abbiamo abbattuto il tempo di riverbero adesso? Cioè, vabbè, abbiamo esagerato per farvi capire l'eccesso opposto. Da 2 secondi e 7 siamo passati a 0,3, 0,5, c'è qualcosa di spaventosamente irreale pure, perché abbiamo rivestito la sala di materiale di materiale assorbente come se non ci fosse un domani. Cioè, andiamo a vedere lo STI. La distribuzione del T30, il riverbero, e poi andiamo allo STI. Vedete, l'abbiamo abbattuto enormemente. Qui avrò fatto qualche cazzatina perché non ho distribuito simmetricamente magari i materiali, te ne accorgi subito, voglio dire, queste cose. Poi con l'esperienza, piano piano. Lo STI, e fino a metà della sala abbiamo garantito maggiore intellegibilità adesso. Altra opzione sarebbe quella di collocare ulteriori sorgenti, va bene? Ok, questa è una panoramica per grandi linee di RAM7, spero che sia stata di vostro gradimento, che sia stato interessante, vi ho tenuto tantissimo, 2 ore, perdonatemi di questo, ma veramente il tempo corre quando parlo di queste cose, non me ne rendo conto, chiedo venia per questo. Vi saluto e vi rimando ai prossimi webinar, ok? Non so se avete domande nel frattempo che volete fare, altrimenti ci vediamo in un secondo momento. Sono disponibile ovviamente in privato per qualsiasi istanza, per qualsiasi domanda di chiarimento. Il webinar sarà presente sulla mia pagina YouTube. Ok, grazie, vi riprego. Vediamo se ci sono domande che mi sono sfuggite. Sì, beh. Thanks, Alejandro. Thanks to all. Thanks Ale, thanks Eugenio, thanks Raffaele Cervo. Ok, ciao alla prossima.